Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi, questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna, oggi sono particolarmente contenta perché sono riuscita ad ottenere una serie di cose che volevo per il canale appunto, una delle quali è finalmente capire come si aggiungono i sottotitoli in italiano, ovviamente scritti da me, e in altre lingue, quindi in inglese. Così posso dare la possibilità, insomma, a tutti quanti, anche a chi non parla italiano, e so che tra i follower ci sono varie persone che non parlano l'italiano e che comunque sono state così gentili da iscriversi. Finalmente queste persone potranno capire che cosa sto dicendo, anche se non è che io dica sempre chissà che cosa, però comunque finalmente potrete capire anche le stupidaggini che dico. E un'altra cosa di cui sono molto contenta è che finalmente ho un microfono, quindi l'audio, incrociamo le dita, dovrebbe essere buono, almeno buono se non ottimo, quindi mi direte voi come lo sentite, se riuscite a sentirmi in cuffia e l'esperienza magari è più piacevole rispetto ovviamente a come era prima, all'audio diretto della telecamera. Comunque, bando alle ciance, passiamo a noi. Mi avete visto usare sabato scorso una palette che ho avuto la fortuna di vincere in un concorso a premi. A proposito di concorso a premi, diciamo, io mi scuso per il disguido, diciamo, perché volevo indire un concorso a premi, ma mi sono resa conto, insomma, che, cioè, mi è stato detto, diciamo, che in Italia non è possibile fare concorsi a premi e quindi niente, è saltato tutto, ma all'estero a quanto pare si possono ancora fare, si possono fare, diciamo, si sono sempre potuti fare e sono riuscita a vincere una palette bellissima. Tra l'altro il tema della palette mi è molto molto caro perché è ispirata a il romanzo, anzi principalmente forse al film, diciamo, guardando l'immagine di Intervista col vampiro. Quella serie di romanzi è una delle mie serie di romanzi preferite, il film è uno dei miei film preferiti, ovviamente, che ve lo dico a fare, è anche abbastanza un cliché, diciamo, che nell'ambiente, diciamo, goth piacciono le storie di vampiri e appartengo esattamente diciamo, a questo cliché, ci rientro perfettamente, impazzisco per i vampiri, soprattutto per i vampiri quelli di una volta, diciamo, i vampiri quelli un po' più tradizionali. E questa palette della Lovelace Cosmetics, che forse alcuni di voi, diciamo, che sono dell'ambiente sapranno che è un brand indipendente creato da Victoria Lovelace, che è un esponente, diciamo, del goth all'estero, insomma, internazionale in realtà. E lei ha creato questa casa cosmetica di cui non avevo provato mai niente e ho vinto questa palette che si chiama Drink From Me and Live Forever. Scusate la pronuncia, mi dispiace, ma questa è. Che ossia sarebbe bevi da me e vivi per sempre, perché manco a dirlo, bevendo il sangue dei vampiri si diventa immortali. E, come vedete, la copertina è realizzata da un artista, come era la palette di Jolie Beauty, con la differenza che però questo packaging ha, diciamo, la parte del disegno applicata sopra, quindi non è stampata proprio sulla copertina, mentre il retro è stampato proprio nel cartone. È così un po' olografica, soprattutto la parte dietro e la parte dentro. È molto molto carina. Dietro ci sono gli ingredienti, il peso, è cruelty free, non è vegan, però è cruelty free, quindi già qualche cosa, almeno non è specificato, quindi credo sia solo cruelty free e non vegan. E niente, è molto molto carina. Mi piace che ci sono i tre personaggi, ve l'avvicino. Ci sono i tre personaggi principali. Io ho una passione particolare per le stat, ma insomma anche Brad Pitt devo dire che se la cava, e che non è male. Quando mi è arrivata e l'ho aperta mi sono resa conto che non avevo ben capito la portata di questa palette, nel senso che
i colori sono veramente, veramente particolari, perché non sono dei verdi qualunque, viola qualunque, ma ogni singola cialda ha un sottotono che per i miei gusti è veramente, veramente incredibile, è un sottotono molto particolare, sempre ovviamente per quanto riguarda i miei gusti. Io sono un po' una patita degli ombretti con sottotoni freddi, quindi capirete che dove ci sono dei viola freddi, dei verdi, anche dei nude diciamo un po' più freddini, io sono super contenta. Questo qui è l'interno della palette. Io credo che in telecamera non renda veramente quanto è bella, e la cosa che mi piace di più è che in questa palette ci sono tutti i colori che io stessa avrei messo in una palette. Cioè, questi sono tutti i colori che io vorrei se dovessi scegliere una sola palette per sempre. Quindi, se non potessi più comprare nessun tipo di palette e mi dicessero devi scegliere una palette con i colori che utilizzerai per sempre, forse io sceglierei questa perché effettivamente c'è tutto quello che io amo nel make-up. Ci sono, come potete vedere, un bellissimo viola freddo, è quasi, non dico un lavanda, diciamo sì, è un color lavanda ma scuro, freddo. C'è un viola un po' più caldo, shimmer. Se voi guardate i nomi sono i nomi dei personaggi, quindi l'estate è un bellissimo viola, uno dei miei colori preferiti, il mio personaggio preferito. Questo stupendo verde è invece lui. Claudia è questo oro incredibile, bellissimo, super soffice al tatto, come avete già visto insomma nel video scorso. Sopra ci sono questo meraviglioso nude freddo che mi fa impazzire, e questo rosso freddo sangue che è veramente veramente bello. Questi due colori mi piacciono tantissimo. Ci sono ovviamente un nero super pigmentato e un nero shimmer, e poi ci sono ovviamente degli shimmerini da interno dell'occhio e da palpebra mobile, uno che va un po' più diciamo su uno champagne freddo, uno più pescato, quindi un po' più rosato, e poi il classico bianco. E ovviamente c'è un fantastico mega rosso brillante che tra l'altro è anche molto molto natalizio e che oggi andremo ad utilizzare. Mi piace veramente veramente tanto, quindi le mie considerazioni finali le faccio all'inizio perché tanto l'ho già provata, l'avete già vista. Tutti i colori sono super pigmentati e i colori più shimmer sono cremosissimi. È una delle migliori palette che io abbia provato quest'anno, e su questo non ho dubbi ad affermare questo. È veramente una delle migliori palette in generale che io posseggo, quindi veramente 10 punti su 10, su una scala da 1 a 10 questa palette ha 10. Comunque, mi vado a fermare i capelli, che tra l'altro oggi sono riuscita finalmente a dare un senso a questi capelli che erano un disastro, e mi fermo i capelli e andiamo direttamente a realizzare il make-up. Cominciamo con il nostro bel rosso direttamente. Quindi andiamo a prendere, si dovrebbe chiamare drink, e vado. Ho applicato già prima il mio primer che è già ampiamente asciutto. Sto utilizzando il primer della NYX e vi dico come si chiama: HD Studio Photogenic. Ok, Photogenic Studio. Questo primer mi piace molto perché i colori effettivamente risultano veramente molto più intensi. È un po' più complicato utilizzando il primer sfumare i colori, ma questo è abbastanza ovvio perché essendo diciamo appiccicoso ovviamente il pigmento rimane un po' più attaccato alla base e quindi è un po' più complesso da sfumare, ma niente di così difficile insomma.
Detto ciò, vado a prendere un colore che non abbiamo, mi pare, ancora utilizzato, forse sì, non me lo ricordo, comunque è talmente bello che lo riusiamo di nuovo, ed è appunto l'Està. E lo vado a connettere con il rosso. Vado a sfumare i bordi. Per il momento lo lascio così, vado a prendere la mia colla primer, il mio glitter primer che io utilizzo come base per la cut crease e lo vado a mettere nella parte iniziale dell'occhio della palpebra mobile. Lo porto anche leggermente più sopra della piega, in modo che quando ho gli occhi aperti, diciamo, il colore della cut crease si veda lo stesso. Questo color, diciamo un po' champagne ma freddo, Paris. E con un pennello piccolissimo e piatto, ve lo faccio vedere, voglio andare con il rosso che ho usato prima, Drink, a ribadire un attimo, diciamo, lo stacco tra la cut crease e il colore di fondo. Quindi vado come a tirare una linea intorno al mio colore chiaro, mentre nella parte esterna probabilmente vado a riutilizzare lo stesso viola che ho usato, diciamo, nella piega. Nella parte inferiore vado a ripetere lo stesso schema, tranne che per quanto riguarda il rosso, quindi vado a prendere il viola per la zona, diciamo, esterna della rima inferiore e questo colore così brillante per la zona più interna, mentre ci inventeremo qualcosa di molto più particolare per l'angolo dell'occhio. Ok, ho usato dentro una matita viola, ma voglio fare qualche cosa di un po' particolare per l'interno dell'occhio. Ho comprato ieri questi glitterini che teoricamente sono per le unghie, quindi non fatelo, non utilizzate sugli occhi cose che non sono per gli occhi.
io lo faccio comunque e quindi andrò a prendere qualcuno dei glitter, magari quelli un po' più grandi, cioè sono proprio dei paillettoni, come potete vedere. E vado a prendere uno di quelli belli grandi e lo posiziono sulla colla. Vado a finire il make-up, metto il mascara, controllo insomma che tutto sia a posto e torniamo insieme per il commento finale. Considerazioni finali, oramai direi scontate, io adoro questa palette, oserei quasi dire che è la mia palette preferita. Non provo, diciamo, se la gioca forse con la cattedrale di KVD, perché quella effettivamente è una delle mie palette preferite, ma questa ci va molto molto vicino e penso che la sfrutterò veramente tantissimo. Io ringrazio ancora Vittoria per avermela mandata, insomma, ringrazio la fortuna per avermela fatta vincere e sono super contenta perché così posso mostrarvi insomma un nuovo prodotto che ritengo molto molto valido e credo il prezzo non sia neanche altissimo, quindi è fantastico, vi dico prendetela assolutamente se vi piacciono questi colori, la qualità è altissima. Detto ciò, sono molto contenta dei look che sono usciti fuori. Fatemi sapere quale di questi look vi è piaciuto di più, intanto, qua sotto nei commenti, e soprattutto come è stata l'esperienza con questo audio. Io spero che tutto abbia funzionato, è la prima volta che lo provo, spero che abbia funzionato come deve, insomma, quindi spero che l'esperienza sonora sia un po' migliore, anzi sia molto migliore rispetto al solito. Vi ringrazio infinitamente per aver guardato, spero che il video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto lasciatemi un like qua sotto ed iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Pubblico ogni mercoledì un video a sorpresa, ogni sabato un video di trucco. Un bacione, ciao ciao!